Ok, allora i cavi sono tutti stagnati e terminati, direi anche abbastanza bene. Insomma, lo stagno è rimasto bello lucido, quindi sono contento. Mentre si raffredda il bagno di stagno, il crogiolo con lo stagno, che adesso è veramente intoccabile perché è ancora sui 350 gradi, vi racconto cosa andremo a fare dopo. Allora, la prossima fase sarà quella di saldare tutti i nostri cavetti ai crossover, montare i crossover all'interno dei mobili, cablare la morsettiera degli ingressi e poi collegare gli altoparlanti. Questa è un'operazione di nuovo abbastanza lunga che eviterò di farvi vedere per filo e per segno, perché sennò facciamo mattina, non possiamo metterla in un video. Però, dicevo, è molto importante. Tutte le operazioni di saldatura vengono fatte con stagno all'argento, come quello che abbiamo usato per la terminazione dei cavetti, per cercare di avere la miglior conduttività possibile. Come vi dicevo prima, non è una banalità. Il fatto di avere un'ottima conduttività vuol dire avere un'ottima efficienza nella trasmissione del segnale. Parleremo poi di efficienza in un video, in un post più avanti. Per me, al di là dell'efficienza di trasduzione dell'altoparlante, che è fondamentale, l'efficienza di un intero progetto è la parte davvero importante. E dov'è che posso perdere informazione? Perché poi di questo si tratta, di trasmettere la maggior quantità di informazione possibile. La posso perdere sulle connessioni, la posso perdere sui cavi, per cui vanno curate molto bene. Una resistenza di contatto fra un connettore Faston da 2 soldi e una linguetta può diventare importante a determinate frequenze, con l'altoparlante che sviluppa determinate impedenze magari basse. Per cui andiamo a saldare direttamente i cavi in modo da avere la miglior conduttività possibile. Va bene, quindi a fra poco, aspettiamo che questo signore si raffreddi e poi cominciamo a saldare. Eccoci, saldatore caldo. Veniamo a un'altra fase della preparazione delle nostre CX8. Vi ho già anticipato quando sia importante il fatto di avere tutti i cablaggi saldati direttamente e non applicati con Faston, clip o cose del genere, e quindi con i nostri cavi già terminati nel pozzetto di stagno come abbiamo visto prima, adesso è venuto il momento di collegarli ai 2 crossover e collegare poi anche il cablaggio più lungo che dal crossover va alla vaschetta di ingresso. Bisognerà anche preparare le 2 bobine di filtro per il woofer posteriore e dopodiché passeremo a fissare tutto all'interno del diffusore. Partiamo, buon divertimento. Ecco, la prima fase è quella che ho fatto, ci porta a preparare tutti i contatti sui crossover e stagnarli in modo da rendere più semplice poi la saldatura dei cavetti. È importante che le saldature vengano fatte alla giusta temperatura e con il giusto stagno, per evitare saldature fredde che poi con le vibrazioni della cassa potrebbero portare problemi e comunque a una conduzione non ottimale del segnale. Quindi con il nostro stagno all'argento cerchiamo di fare il lavoro meglio possibile, lasciando il giusto tempo per raffreddarsi al nostro stagno, per evitare, come dicevo, adesioni non ottimali. Ecco, preferisco non saldare i cavetti direttamente sulle piste del circuito stampato, perché con la massa, quindi con la capacità di calore di questi cavi, si rischierebbe di surriscaldare troppo le tracce del PCB, provocandone quindi il distacco dalla vetroresina, dalla vetronite. Per cui procedo al collegamento sulle linguette. Tutte queste operazioni vengono sempre fatte sulla coppia di crossover per evitare di avere
sul numero di produzione dei crossover, avere sempre i filtri più uguali possibile. La conduttività di questi cavi è veramente alta. Se si guarda il diametro esterno, la parte di isolante è molto sottile rispetto allo spessore effettivo del cavo. Il risultato è che si scaldano veramente molto rapidamente e le dita tendono a patirne abbastanza. Però non mi piace fare queste operazioni usando le pinze. Sarò un po' masochista, ma mi rendo conto più facilmente della bontà della saldatura e quindi mi bruciacchio un po' i polpastrelli, ma poi passa. Ecco, vedete? Se la saldatura non è fatta bene, il cavo sembra essere ben collegato, ben attaccato. In realtà quando lo si muove un pochino, ci applica un po' di forza, si stacca, e se questa operazione non viene fatta con la giusta calma si rischia proprio di lasciare delle saldature malfatte, cosa che, come vi dicevo, non è esattamente raccomandabile. Ecco, questo è saldato bene e non si stacca neanche tirando. Ok, passiamo una bella pulitina sulla spugnetta ai cavi di ingresso e colleghiamo entrambi i negativi per primi, perché al positivo dovremo collegare la bobina di filtro per il woofer posteriore. Un po' di stagno sulla punta del saldatore che non guasta mai, perché aumenta la conduttività. Queste riprese saranno una schifezza da ascoltare per colpa di questo aspiratore, ma come vi ho spiegato, i vapori del flussante che si usa per la saldatura sono abbastanza tossici e anche proprio fastidiosi sul momento da respirare, per cui preferisco fare sempre tutto con il mio aspiratore che mi porta via tutte le schifezze. Adesso dobbiamo collegare, ecco qua, la nostra bobina. Le bobine sono fatte di filo smaltato, però è un po' più facile questo filo da ripulire rispetto al Litz dei collegamenti, per cui un po' di flussante in più, ecco qua, e con la punta del nostro saldatore lo portiamo un po' più su di temperatura, andiamo a ripulire. Ci facciamo un po' più vicini all'aspiratore, che è meglio. Mamma mia. Ecco, qui lo smalto viene via molto facilmente anche solamente con la temperatura un po' più alta del normale della punta del saldatore. Però questo è un conduttore singolo, quindi si fa anche presto a verificare che tutta la superficie sia stata ripulita. Non so se si vede. Col Litz, dove le superfici sono tante, perché ogni trefolo del cavo è indipendente dagli altri, insomma è smaltato per conto suo, verificare che tutti i conduttori si siano effettivamente ripuliti è quasi impossibile, per cui il risultato è di avere poi dei cavi che conducono solo per una frazione, e la cosa non è ovviamente molto carina. Il tempo che impieghiamo per cablare una coppia di questi diffusori è 4-5 volte quello che si impiega per cablare un diffusore fra virgolette normale, o comunque cablato in maniera tradizionale. Però quello che è sicuro è che ne vale la pena, e non è che francamente la cosa interessi particolarmente a me, perché non è una questione di puntiglio personale, è una questione proprio di diverse prestazioni che poi si ottengono dal diffusore, quindi mi fa piacere che chi ascolterà poi questo diffusore possa godere di un ascolto, insomma, interessante, che valga la pena di essere fatto, e anche in questi dettagli viene fuori la diversa qualità. Colleghiamo la nostra bobina, ci serve un paio di pinze, torno subito. Trovate? Eccole qua. Allora, andiamo a piegare il nostro solid core di rame e a pizzicarlo. Ecco qua.
direttamente sulla linguetta dove sarà saldato anche il cavo d'ingresso. Ecco qui. Poi una prima stagnatina ecco fatto, e il positivo del cavo d'ingresso. Come vedete, il woofer posteriore è tagliato con un semplice primordine, e tra l'altro è un taglio molto basso, perché siamo intorno, ecco fatto, siamo intorno ai 100 Hz, quindi è un taglio veramente molto, molto basso, blando ma basso, perché il secondo woofer in realtà serve proprio solo come rinforzo all'emissione principale, che è del woofer anteriore. Questo per garantire la migliore risposta ai transienti che vengono gestiti dal woofer anteriore, e nel contempo un rinforzo sull'estremo basso fino oltre i 40 Hz circa, per l'emissione generale del diffusore. Ecco, mettiamo sulla giunzione fra il cavo e il filo dell'induttore un po' di guaina termoretraibile. Non è necessaria, però insomma per sicurezza gli diamo un punto di isolamento in più. Non dovrebbe andare a toccare da nessuna parte, ma non sia mai che facciamo un pasticcio per economizzare su un pezzo di guaina termoretraibile. Ecco qua. Ecco, un po' di pazienza, ci siamo. E un po' di guaina che va a coprire le parti non isolate. Ecco, col fianco del saldatore in maniera un po' campagnola andiamo a fissare questo pezzettino di guaina per proteggere il nostro punto di saldatura. La facciamo tirare, possiamo scaldare, tanto l'isolamento di questi cavi in Leeds comunque è un isolamento in Teflon, quindi resiste molto bene alle alte temperature del saldatore. Non rischiamo, applicando un po' di calore in più, di andare a sciogliere l'isolamento e a fare dei pasticci. Ecco qua. Ok, il primo dei due crossover è terminato, facciamo un po' di spazio e ci dedichiamo al secondo. Ecco, quello di cercare di mantenere la costanza anche andando a scegliere componenti, nel caso degli induttori e crossover, con numeri di produzione consecutivi, si traduce poi ovviamente in una maggior precisione nel comportamento dei due filtri sui due canali, con tutto quello che ne consegue, quindi immagine migliore, stabilità migliore, scena più precisa. Tutte cose che aiutano poi il corretto funzionamento del nostro coassiale, che insomma in quanto a ricostruzione della scena, ecco, mica scherza, quindi insomma è bene anche guardare che tutto sia fatto come si deve. Spero che queste descrizioni da mulino bianco non irritino nessuno. Qualche purista della saldatura magari mi bacchetterà, ma spero di no. Insomma, adesso sono tanti anni che faccio queste cose, dovrei anche aver imparato a fare una saldatura come si deve, no? Speriamo. Ecco qua. Non mi capita più tanto spesso di mettermi qui e cablarmi e costruirmi i diffusori, però quando c'è una richiesta particolare o un cliente di riguardo che preferisce avere una copia dei diffusori fatti così, insomma, dal sottoscritto, con tutta la calma necessaria e purtroppo per lui anche il tempo di attesa necessario, mi piace comunque mettermi qui al banco e preparargli
qualcosa di speciale. Io ci tengo molto a questi diffusori, quindi in realtà per me sono tutti speciali fin da quando lasciano il tavolo da disegno, perché il tanto tempo passato a ottimizzare, a mettere a punto, a cambiare fa sì che io mi affezioni a questi progetti in modo quasi filiale. E quando qualcuno li apprezza al punto da volere l'oggetto curato in modo particolare, beh, non ce la faccio proprio a dire di no. Non ne sono minimamente tentato, anzi mi fa piacere mettermi qui e quando possibile, con i tempi richiesti, si torna a prendere in mano il saldatore e ci si dà dentro. Bene, direi che se non ho dimenticato niente, controlliamo un attimo se ci sono i cavi per collegare tutti gli altoparlanti. 1, 2, 3, i cavi d'ingresso ci sono. Direi proprio che i filtri sono pronti, cablati, buoni da montare all'interno della cassa. Vediamo se riesco a piazzare la telecamera in modo da farvi vedere quanti accidenti bisogna tirare per fissare questi filtri dentro la cassa e come vengono fissati, e poi ci rivediamo dopo. A dopo.